Lo parerai? Oppure no? Niente, è scriptato. E niente, si vuole fare una partita a Clash Royale. Sì, ma a calcio stiamo giocando. Oddio, un Super Saiyan! Che cos'è? Ebbene sì, sono tornato su Inazuma Eleven Victory Road per continuare la nostra avventura calcistica. Oggi andremo a comunicare i propri compiti e magari fare qualche strategia per battere la Royal Academy. Ma prima di cominciare, mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale, commentate, condividete e supportateci sui nostri canali Instagram e TikTok. Allora, devo parlare con tutti qui davanti alla statua di Mark. Oddio! È il boost della Royal Academy questo! Cosa sta succedendo? Eccoli, sono loro. La Royal Academy, sono i nostri prossimi avversari. Finalmente si sono degnati di arrivare. Pensano forse di essere dei VIP. La Raymond e la Royal Academy sono entrambe del canto, giusto? Ho sentito dire che si allenano a scuola invece che ai giardini del calcio. Probabilmente sono qui solo per osservarci prima della partita. E? Perché solo noi? Non capisci? Siamo una squadra appena nata, quindi non hanno dati su di noi. E l'allenatore della Royal Academy ha davvero un'ossessione per i numeri. Allora sarà una vera e propria sfida all'ultimo dato. Capitolo 8, il paese delle meraviglie di Alice. Ma che cazzo vuol dire? Mamma mia, la famosa Royal Academy. Allora, dove dobbiamo andare? Oddio, quindi ci possiamo parlare. No, lo sapevo che parlava col pupazzetto. Alice, c'è qualcuno dietro di te. Stavo cercando di decifrare la traiettoria di volo dei gabbiani. Poi sei arrivato tu a fissarmi. Questo è sfidato. Ho visto i vostri dati. Tu sei il capitano della Nagumoara, giusto? Mi chiamo Sassanami. Risparmiami le presentazioni. Non mi piace familiarizzare con il nemico prima della partita. Raccogliamo noi le nostre informazioni. Non abbiamo certo bisogno delle tue dritte, dico bene Alice? Esatto, sto semplicemente valutando le condizioni attuali della vostra squadra. Ovviamente vi forniremo i nostri dati in cambio. Rendiamo questa partita una vera gara di strategia, ad armi pari. Una gara di strategia? Molto bene, capitano della Nagomoare. Mi aspetto una sfida degna di questo nome sul campo. L'allenatore della Royal Academy? Alice Fua. Niente, è un tipo unico nel suo genere. Ha avuto qualche trauma perché parla col pupazzetto. Ah, quella divisa sei dell'Anna Komohara, giusto? E questo che cazzo è? Avete visto mio figlio? Suo figlio? Sì. Kameo Kodokai. Oddio! No, non mi dire che mi vuoi portare il miglior giocatore della mia squadra via perché ti sgozzo. Incredibile, non vi assomigliate nemmeno un po'. È la prima volta che dorme fuori casa, quindi sono passata a controllare che sia tutto a posto. Una volta si è agitato così tanto prima di una gira scolastica che gli è venuta la febbre e non è potuto partire. Capisco la preoccupazione. Ma Cameo se la sta cavando alla grande. Mamma, che ci fai qui? Ero preoccupato, così sono passato a vedere se stai facendo i tuoi esercizi quotidiani. Non ti sarà mica venuto in mente di saltarli, vero? Ah, giusto, sì, ricordo di averlo visto fare qualcosa del genere. Io non so di che parli. Sakurazai, Kameo, lo sapevo, quante volte te lo devo ripetere? Eppure non perdi mai un giorno sui social, dico bene? Dai mamma, mi rimetterò in riga, ok? Ora torna a casa. Scordatelo, la mamma di Kameo è una personal trainer e da quel che so hanno uno studio chiamato Aquacore Fitness. Capisco, un figlio del genere non è una grande pubblicità per il brand, Non è una cosa carina da dire, Yagyu. Comunque sua mamma lo fa allenare ogni giorno, si vede che si sta impegnando davvero. Probabilmente questo è il segreto della sua velocità. È la Madonna. Non ce lo vedo proprio.
Da un certo punto di vista la Royal Academy potrebbe rivelarsi un avversario persino più tosto della Raymond. Hanno a disposizione più di 20 tattiche, quindi sono una squadra fortemente incentrata sulla strategia. Come noi, praticamente. È come quel detto, ogni battaglia è vinta prima di essere combattuta, o qualcosa del genere. In sostanza i nostri prossimi avversari sono veri maestri della tattica. Senza dimenticare che il loro geniale allenatore, Alice Fuwa, riesce ad adattarsi a qualsiasi situazione. A dirla tutta sembra non avere punti deboli. Ne ho sentito parlare, si fa chiamare Alice nel paese del calcio. Su internet si dice che una volta entrai nel suo paese delle meraviglie, sia impossibile uscirne. L'unico modo per contrastare una strategia perfetta è essere perfettamente imprevedibili. Un calcolo perfetto è possibile solo se 1 più 1 fa 2. Quindi per sconfiggere la Royal Academy dobbiamo assicurarci che quell'equazione non torni. Ci risiamo un mail, parli come se fossimo su un altro pianeta, perché non ci limitiamo a seguire i tuoi allenamenti speciali e il resto ci pensi tu? Ma certo, la Royal Academy ci affronterà con una serie infinita di tattiche, se vogliamo vincere dobbiamo impararne di nuove anche noi. 2000 years later. Bene, finalmente abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare e finalmente possiamo iniziare la nostra partita contro la Royal Academy. Ma prima, con questo abbiamo rivisto tutto quello che serve per la partita di domani. Ci sento, anche se la Royal Academy è un osso duro, se riusciamo a mettere in campo tutto ciò per cui ci siamo allenati, possiamo vincere. Sì, ci porterai alla vittoria, ne sono sicuro. Ma non è una cosa facile contro la Royal Academy. Eccolo, il miglior giocatore della squadra, Cameo, che si allena pure durante la notte. Quello è... Ma che sta facendo? Passi di balli di danza, non sta... Oddio! Ma sta ballando, ma non si sta allenando. Diventerò bravo come Raika. Sta cercando di copiare Shinohara. Forse stiamo assistendo a qualcosa che non dovremmo vedere. No, è semplicemente una delle sue abilità. La sua profonda ammirazione ha dato origine alla sua personale modalità emulazione. Eccoci. Dov'è la Royal Academy? A quanto pare non è ancora qui. Eccoli. Mamma mia, che entrata. Tappeto rosso, la Royal Academy fa il suo ingresso in campo, un'entrata in grande stile, come sempre. Fantastico, vero? Non mi stanco mai di guardarli. Eccoli, sono arrivati. Sembrano soldati pronti a scendere in battaglia. Che imponenza. Tutta questa pressione da una scuola così d'élite, c'era da aspettarselo. Oh! Ma perché devi parlare col tuo pupazzetto? Psicopatico. Sì, sì, voglio vedere che ti dice il tuo pupazzetto quando vinceremo noi. Sasanami-kunと同じ天才少年監督不破アリス Ragazzi, dobbiamo battere la Royal Academy per arrivare alla Raymond. Andiamo a vincere. Date il massimo. La prestigiosa Royal Academy contro gli astri nascenti della Nagomoara. Che partita possiamo aspettarci? Ho sempre avuto un debole per la Royal Academy, in passato ha lottato contro i campioni della Raymond per il primo posto. Ora sotto la guida del giovane prodigio Alice Fuwa sono curioso di scoprire quali strategie hanno in serbo. Dall'altra parte abbiamo la Nagomoara, guidata, se così si può dire, da uno studente, un Mei Sassanami. Visti i risultati finora direi che è pienamente all'altezza. Ci aspetta una vera e propria sfida tattica tra due grandi menti. Bene bene, allora un Mei Sassanami, qual è la tua mossa? Umei Sassanami e Alice Fuwa. Finalmente è arrivato il momento di dare una lezione alla Royal Academy. Se li battiamo dimostreremo di essere all'altezza. Hai ancora dei dubbi? Vinceremo. Qualcuno si è svegliato sicuro di sé oggi.
Mi sto agitando. Rilassati, è quello che ti direi. Ma nemmeno io sto più nella pelle. Sembrano delle pappe molli, distruggiamoli subito. Teniamoci agli ordini di Alice, la prossima volta non te la caverai così facilmente. I pinguini iniziano a essere irrequieti. No, hanno il pinguino imperatore. Allora vedi di tenerli a bada. Vediamo se la Nagomoara riuscirà a cavarsela contro la Royal Academy. Cavarsela. Penso che oggi abbiano tutte le carte in regola per vincere. Cosa? Puoi scommettere il pranzo di domani? Non vedo spesso così tanta sicurezza da parte tua. Cosa ti fa credere così tanto nella Nagomoara? Io vado sul sicuro e continuo a puntare sulla Royal Academy. Mi dispiace ma non sarà così. Porca miseria, non sarà una partita facile. Si scende in campo, lotta per la vittoria. Minchia. Vediamo le loro mosse. Calcio stellare. Boh, gliel'avete copiata questa. Si parte, probabilmente entrambe le squadre inizieranno caude per studiarsi a vicenda. Non ne sarei così sicuro, la Royal Academy è nota per il suo gioco aggressivo, secondo me attaccheranno subito. Foresta incantata, che cazzo è? Oddio. No, 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 no. Difendi, Cameo, difendi. No! Sei andato del generale. No, Cameo no. Oh minchia. No, 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 questo mi fa un tiro. Eccolo. Marcia di pinguini imperatori. Oddio, no, il re pinguino. Lo parerai? Oppure no? Niente, è scriptato. Pezzi di merda. Cambiano tattica così velocemente che non riusciamo a starli dietro. Ci stanno mettendo alle strette, ecco il famoso paese delle meraviglie di Alice. Urmai direi che ci siamo. Hai ragione, cambiamo tattica e riprendiamo il controllo del gioco. Ora puoi usare la via delle stelle, ok. Via delle stelle. No. Ti prego, sfondaglielo, sfondaglielo. Mamma mia, Sakurazaki. Vediamo che cazzo di parata hai tu. Allora, facciamo a lui. Bastardo, vai vai. Vedi dei coglioni. Barriera imperiale. Bello. Le voci erano vere, il loro allenatore non è niente male. Allora vediamo come ve la cavate con questo. Corsa nel caos. Oddio no. E ti tiro un'altra volta. Ti pare che ho paura. Guarda, nell'angolino proprio. Bam! Oh, vai, vai, vai. Tanto prima o poi la finisci l'energia. Sì, sì, bravo, bravo. Sto qui fin quando non faccio gol. Non ho paura. Ora vedremo se ti che importa oppure no. Ora l'hai preso. Il colpo. No. Oh, questa è la famosa scivolata micidiale. Questa è carina almeno. Le nostre tecniche non riescono a scalfirli. A quanto pare ci hanno davvero studiati a fondo. Tutto procede come previsto. Ora sfoderiamo l'artiglieria pesante. Ora puoi usare il ruggito. Bello. Ruggito risoluto. Vai. Ok, chi soggi? Tu, tua. Sfonda tutto. Eccolo, dai che ce l'hai. L'intrattenitore, lo usiamo. La seconda partita. E ti tiro direttamente. Devi fare dal cazzo di dove te le vai. Non puoi battermi. Cosa? Ma bastione inespugnabile. Ma con lo spirito guerriero.
Sakurazaki non sei però un avversario, mannai a te, ti metti davanti. Guarda, Sakurazaki deve fare il coglione. Siamo in una partita importante, deve fare il coglione. Cosa? Hanno potenziato le loro tecniche? Non c'è traccia di questa strategia nei dati? Non preoccuparti, fratello. Sono ancora intrappolati nel mio mondo. Ma che cazzo dici? Avanzata del Plutone. No, del Plutone. Sì, puoi fare tutte le tecniche che vuoi tu. Ora si ragiona. Ora ti faccio vedere io il vero calcio. Mamma mia, quanto è figa. Ma se lo pari veramente, sei miracolato. Bastardo! Ci stanno attaccando senza sosta. Ma noi sappiamo come rispondere, la vittoria è ancora nelle nostre mani. Ora puoi usare il muro del titano. Ok, sì. Buono, però io dico, a che serve adesso? È un po' sprecato negli ultimi minuti del primo tempo. Bene, c'ho la tensione. Tua. Di fargli gol non ci riusciamo, ma almeno hittarlo un po' e rompergli la sua difesa, sì. Veloce, prima che arriva il difensore. Meno male. Dio, se riesco forse. Mamma mia! Tua! Oddio, forse potrei fare una cosa molto interessante. No, non si può fare. C'è lei però dietro. Tira qua. Mamma mia, Shinohara. Mamma mia, agli ultimi secondi del primo tempo. Ti è imbucata lì, ti ha fatto al bacio il tiro te l'ha fatto. Meno male, primo tempo non ce la siamo cavata affatto male. Fine del primo tempo, un vero scontro tattico, pieno di colpi di scena. Wow, non pensavo che la Nakamura sarebbe riuscita a reggere così a lungo contro la Royal Academy. Cosa sta succedendo? Il segreto della Nakamura è un Mei Sanami, sembra che stia giocando in prima persona, riesce a leggere ogni mossa. È la prima volta che non riesco a prevedere le mosse dell'avversario. Devo dire che mi diverte da matti. No, ha un'arma segreta questo. Alice, c'è qualcosa che non va. I loro tiri non corrispondono ai dati. La rotazione e la traiettoria del pallone sono totalmente sballate. Non l'hai ancora capito? L'allenatore ha fatto indossare loro degli scarpini diversi dal solito. Quando cambi scarpini la palla non si muove allo stesso modo, anche se il tiro è identico. Per questo i giocatori non li cambiano mai senza un buon motivo. Ecco perché ho dovuto spendere un sacco di soldi. Allora ha funzionato. Ma il loro allenatore gliele ha fatto fare comunque. Ecco perché i loro movimenti non corrispondono perfettamente ai dati. Ma questo non dovrebbe metterli in difficoltà? Probabilmente si erano preparati a questa eventualità. Uno schema per sabotare i tuoi calcoli perfetti. Non possiamo permetterci di sottovalutarli. Non ci credo. Cos'è questa inarrestabile curiosità che mi brucia dentro? Come si chiama il loro allenatore? Dovrebbe essere Eiko Kasumisaki. No, intendo lui, quello che gestisce davvero la squadra. Ah, si chiama un Mei Sanami. Tecnicamente è solo una riserva. Lei starebbe guidando come capitano, dalla panchina. Non risulta che abbia mai giocato durante una partita, ma sembra essere allenatore, il capitano, la mente dietro ogni loro mossa. Non ho mai nemmeno provato a fare delle ricerche. Coniglietto, certo che no, quello è il compito di Alice. In qualità di supporto immagino tu abbia la tua strategia. Esatto, Alice. I tuoi discorsi sono sempre incredibilmente interessanti. In ogni caso, un Mei Sanami è davvero un tipo interessante. Nessuno era mai riuscito a mandare in frantumi il mio piano. Ma se le cose stanno così, dovrò solo crearne uno nuovo. Non c'è storia. Devo vincere questa sfida tra allenatori. Vediamo come mi recupererete questa partita. Questo gol, anzi no, questa partita. Ma scusa, ma se io vi faccio... Ah, ecco. Pensavo di poter fare un altro gol. La Nakamura sembra una macchina. La loro coordinazione è perfetta. Ma proprio lì sta la loro debolezza. Basta che qualcosa si inceppi e l'intero sistema crolla. Dobbiamo solo trovare in che punto colpire.
Ecco il nostro bersaglio. No, il miglior giocatore in campo, lo sapevo. Ecco a chi puntano. Inizia uno scontro mirato con Kameo. E se io non l'inizio e mi resto nel chill con questi 3 gol, che succede? Beh, perché dovete bullizzarmi Kameo? Oh cielo! Un altro errore di Kodokai. Ne sta davvero combinando una dietro l'altra. Sei un disastro totale. Ci hanno rubato la palla per colpa mia, di nuovo. Sono sorpreso che ti abbiano fatto entrare in campo. Sei una vera palla al piede. Kameo, non ascoltarlo. ライカさん Raika, io? Dai, perché ogni volta c'è qualcuno che deve avere un problema? Sassanami, Kodokai e Neguai. Perché tra tutti Alice Fu ha scelto Kodokai? Cosa avrà visto in lui? Con la sua velocità e le abilità, Kodokai non sembra affatto l'anello debole della squadra. Forse solo per via del suo aspetto, mi accorgo anch'io che ha qualcosa di strano. Alice Fu non è certo il tipo di persona che si ferma alle apparenze. Deve aver condotto delle analisi approfondite su di noi. Uno stalker! Ma come ha fatto a scoprire che Kodokai ha poca fiducia in sé? Stanno pensando tutti a Kameo, quindi l'atmosfera è cambiata. Come è cambiata? Minchia, è un fenomeno. Che succede? Ma che diavolo? Delirio di onnipotenza, eh? Non mi sorprende, tipo dei figli di papà come te. Almeno prova a giocare onestamente, ok? Ma che? Cerchi di fare il furbo, eh? Va bene, se è questo che vuoi, avanti, fatti sotto. Calmati, Yagyu, non cadere nella loro trappola. Prima Kodokai, ora Yagyu. Cosa sta succedendo? Sembra quasi che Alice riesca a entrare nelle loro menti. Se il loro scopo è colpire le debolezze caratteriali, Sakurazaki sarebbe la scelta più ovvia, guarda. Non ha tutti i torti. Perché agli occhi di Alice Yagyu sembra debole ma Sakurazaki no? Qual è il suo ragionamento? Ora che combini, Sassanami? E niente, si vuole fare una partita a Clash Royale. Ho capito. Si sono messi a leggere i nostri post sui social della scuola per analizzare le nostre personalità. でもそれはナグ Ma sono accessibili solo agli studenti della Nagomuara, no? Aspetta, significa che hanno hackerato il sistema? Questo penseremo più tardi. Il punto è questo, Sakurazaki non pubblica mai nulla, quindi è fuori dal loro radar, non hanno dati su di lui. Ha senso, però la situazione non promette bene. Se Kodokai e Yagyu non riescono più a giocare, possiamo sempre sostituirli. No, lasciamo le cose come stanno. Passate la palla a Kodokai a ogni occasione. Cosa? Ma se facciamo così? In base alla sua presenza sui social, lo considero un anello debole del gruppo, ma c'è un segreto che Kodokai non ha mai condiviso online. Che sa ballare? E? Scommetto che lo scoprirà da un momento all'altro. それ Che intendi dire? Oh, ma che cazzo? Sì, ma a calcio stiamo giocando. Oddio, un Super Saiyan! Che cos'è? Ma così all'improvviso Kodokai ha un segreto. La sua modalità emulazione è in grado di copiare perfettamente le mosse delle persone che ammira. ありきり Modalità emulazione. La sicurezza di Kodokai tende a vacillare, quindi quando è messo alle strette assume la personalità di qualcun altro. そして今 Aspetta, sta ライカさん copiando le mosse di Raika? Ovviamente Kodokai non ne avrebbe mai parlato sui social. Un altro colpo di scena. Lo useremo per distruggere il paese delle meraviglie di Alice. Un mondo costruito solo su calcoli precisi. Quello è il Miximax Trans? Oddio, chi è questo? Mamma mia! Ah, quindi ha attivato il Miximax!
Oddio, vero, ora che ci penso, vero Lui ha tirato il Miximax, però copiando Raika. Figo. Pensavo che avesse copiato Goku. Comunque. Bene, bene, siamo nel chill. Ora sì che glielo posso usare. Anche se siamo già in vantaggio, però noi siamo OP e quindi ne faremo un altro. Sì, sì, difendi, difendi. Bastardo! Cosa? Un'altra tecnica che non avevo previsto nei miei calcoli. Cosa diavolo avrà in mente la Nagamura? Rilassati Alice e mantenere alta la concentrazione. Come posso rilassarmi in una situazione del genere? Oh, ma siamo in vantaggio, in stravantaggio. Subito muro del titano, difesa assoluta. Mamma mia, doppio muro. Mamma mia, qua è un mostro, Fa paura. Victory! Victory! Mamma mia, Kodokai! Tiro forti! No, può copiare pure la tecnica, bellissimo! Questo non lo sapevo. Chi c'è? Chi c'è disponibile? Nessuno, vabbè, tiro con lui. Sì, sì, paralo, tanto non mi interessa, siamo in vantaggio. Minchia, 1700 di difesa. No, grande turbine. Guardalo. Il demone. Dai, è finita la partita, è inutile che vi gasate. Oh. Fine della partita. Che smacco. Gli astri nascenti della Nagamura battono la Royal Academy. Fino a dove potrà arrivare la Nagamura sembra quasi di rivedere la Raymond ai tempi d'oro. Hai vinto la scommessa. Secondo me Umei Sassanami potrebbe persino battere la Raymond. Hai ragione, con Haru Endo fuori dai giochi hanno qualche speranza. Mamma mia, guardalo, in tutta la sua potenza. Wow! Che soddisfazione, come risolvere un enigma. La vittoria è nostra. Niente male, Kamau, sembra che tu abbia compiuto la tua prima lezione. Abbiamo vinto. Abbiamo battuto la Royal Academy. E tu hai vinto la sfida tra allenatori. La Royal Academy è seconda solo alla Raymond. Ora sono loro gli unici tra noi e la vetta. In ogni caso, Alice Fuwa ha dimostrato di essere davvero formidabile. Forza. No, è morto il pupazzetto. Non parla più. Ti ho fatto vedere io. Chi è? Il paese delle meraviglie con la mia vittoria. Ma non ci posso credere. Ma è lui. È Jude Sharp da grande. Che occhiali di merda però. Come padre? Ma in che senso? Cioè, Alice Fuwa è il figlio di Jude Sharp. Boh, ovviamente aveva vinto la Raymond e siamo in finale con la Raymond. Alice. Ehi, Umei Sassanami, era da un bel po' che non mi entusiasmavo così tanto. Ho fatto di tutto per vincere, ma tu eri sempre un passo avanti a me. Ho persino fatto infiltrare alcuni dei miei ragazzi alla Nagamura per raccogliere informazioni. È così che siete riusciti a leggere i nostri post sui social media? Davvero? C'è chi arriva a tanto? Normalmente no, ma la loro genialità sta proprio nel fare ciò che nessuno si aspetterebbe. Come l'uovo di Colombo, l'avete reso possibile solo grazie all'attenta analisi di ogni nostra tecnica. Voi due vi capite? Umei Sassanami, voglio sfidarti di nuovo. Sì,
Anche io. O forse dovremmo unire le forze e lottare contro nemici ancora più potenti. In ogni caso spero che ci rivedremo presto. Unmei Sassanami. Stammi bene, Unmei. Vai a farti un bel bagno caldo. Capitano, le cose non vanno da quando Haru se n'è andato. C'era da aspettarsi. Ho passato così tanto tempo con Haru, eppure non ho capito nulla di lui. Alla fine dei conti, non sapevo nulla di lui. Questo vale anche per noi. Già, stavo pensando di andare a trovarlo a casa sua. Andare a casa di Haru, sai che lì abita il leggendario Mamoru Endo, vero? Sì, lo so, ma mi manca il mio amico. Non è forse normale andare a casa di una persona cara per vedere come sta? Ha perfettamente senso, eppure nessuno è ancora andato a trovarlo. Ora che mi ci fai pensare, hai ragione. Già, Haru non mi ha mai chiamato capitano, mi chiamava semplicemente Ren. Forse era il suo modo per dirmi che non voleva essere visto solo come un giocatore, ma come Haru Endo. Come ho fatto a non rendermene conto? Hai ragione, in tal caso vengo con te. No, voglio andare da solo, prima vorrei passare a casa per cambiare. Capitano. E questa è la casa di Mark. Sì, eccolo. E lui si vede dalle foto. ライモン中キャプテン月影 Mamma mia, eccolo. はい憧れの遠藤さんに会えて Mark Evans. 憧れか俺たちの時よりも今のライモンの方がちゃんとしてるけどな。でも今のライモンができたのはその遠藤さんたちあってのことというか、はい。緊張すんなって。それで春が心配で来たんだよな。はい。ずっとサッカー部にも顔出してなくて、学校も休んでいるって聞いて、まさか噂は本当なんでしょうか？噂？いや、その春は再起不能とか。そんなこと言われてんのか？まあそうかもしれないな。本人次第だ。どんな世界にも再起不能なんてない。その世界に関わり続ける術は必ずある。戻れるかどうかは自分次第だ。春にはまだその答えが見つかってないだけだ。それは春は本当に再起不能ってことですか？春がサッカー部に戻らない。 Qui c'è una possibilità. が原因じゃない。たとえ足を負傷してもサッカーが好きならサッカーの道を行けるはずだ。お前たちの敵はそんな相手だっただろ。南雲原の笹波運命の Oddio, lo conosce. そうですね。月影蓮、はい。今は春を信じて待ってやってくれないか。あいつならきっと答えを見つけると思うからさ。遠藤さん、お前たちは春のことを怪物と言って買いかぶっていたが、本当の怪物はあいつだ。笹波運命。手強いぞ。 Bello. 油断するな。 Siamo noi il vero mostro adesso. 勝ってもらいたいからな。はい。ライモンは必ず勝ってみせます。おう。 Mi dispiace per il leggendario Mark Evans, では、 ma vinceremo noi. 待て、月影蓮。今日は夕飯食っていけよ。 No, ha fatto quel ghigno perché non sa cucinare sua moglie. Ecco, infatti. Ren, non pensi che il calcio sia un po' noioso? Io vorrei solo trovare degli amici. Ren, senti. 俺は
勝手に Ho sempre cercato di fare da guida a Aro, ma non ho mai provato a capirlo. 春は十分にシグナル I segnali erano evidenti, ma guardandolo segnare gol dopo gol mi sono semplicemente convinto che andasse tutto bene. È sempre da solo, eppure io 網崎さんに頼ん devo andare a recuperare quello che ho chiesto a Amisaki. Bene così. Oggi sono successe un sacco di cose. Abbiamo vinto la nostra penultima partita contro la Royal Academy. Nei prossimi episodi ci scontreremo con la Raymond e vinceremo. Quindi, come sempre, prima di lasciarci, mi raccomando, condividete, lasciate like, iscrivetevi al canale, commentate e supportateci sui nostri canali Instagram e TikTok. E in caso non ci dovessimo rivedere, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Addio!